Signore e signori, vi do il mio benvenuto nella Top 2025 dedicata al nostro Lecce. È un video speciale e per ogni occasione speciale serve un abito speciale. E quindi, eccomi qui. In questo video andrò ad esporvi i miei momenti calciatori migliori di questo 2025, quindi comprendiamo anche il girone di ritorno della scorsa stagione e invito anche voi nei commenti a scrivere la vostra personalissima top 3, top 5, tutto quello che volete, siete liberi di scrivere qualsiasi cosa. E quindi direi di partire subitissimo, senza ulteriori indugi, con la prima menzione d'onore, chiamata Storia, dedicata ovviamente alla partita Lazio-Lecce, l'ultima dello scorso campionato, che ha permesso alla nostra squadra del cuore di raggiungere un obiettivo storico. Non era mai successo nella nostra storia di raggiungere la terza salvezza consecutiva e di giocarci il quarto campionato consecutivo di Serie A. Se non è da aggiungere questo momento alla top del 2025, io non so cos'altro aggiungere. Passiamo però alla prima posizione di questa top, alla top 5 io ho messo Medon Berisha, perché l'albanese quest'anno, nel 2025, si è preso in braccio, sulle spalle, il suo Lecce, il centrocampo, è diventato sempre più un uomo centrale di questa rosa, fare parte adesso della spina dorsale fondamentale, ma in questo momento in cui sto registrando si è fatto male, non abbiamo ancora notizie per quanto riguarda il suo infortunio e anche in questa top io voglio augurare che possa tornare quanto più presto possibile. Seconda menzione d'onore, partito a razzo, e continuate ovviamente voi la frase, dedicata al caro Helgason. Poverino, resta fuori fino a gennaio, fuori rosa. Con Giampaolo trova una nuova vita, viene reinserito, viene buttato nel mischione, parte subitissimo, pam pam pam, qualche bell'assist e poi si spegne completamente, diventando sempre un elemento più marginale e arrivati a quest'anno l'abbiamo visto solo mezza volta e mai più. Povero Helgason, non me lo dovete trattare così, però comunque rientra nella mia top perché si è fatto valere per quello che ha potuto fare, ovviamente. Alla posizione numero 4 non potevo non mettere Lassana Koulibaly, il gol vittoria contro la Lazio, è diventato un giocatore formidabile, un po' come lo stesso percorso di Berisha, nonostante siano due calciatori differenti, con età differenti, con trascorsi e passato differente, è diventato un calciatore sempre più utile alla nostra causa, dall'essere una vera e propria mezzala arrivare a fare anche il trequartista, a supportare la punta e gioca anche dietro. Un giocatore così bravo veramente ne ho visti pochi passare per il nostro Lecce negli ultimi anni. Altra menzione d'onore chiamata Gallina oggi o uovo domani, dedicata al mercato di gennaio. Il mercato di gennaio è stato qualcosa di intelligente, perché sì, abbiamo mandato via Dorgu nonostante il presidente avesse detto che, ma è stato intelligente perché oggi ci ritroviamo dei calciatori che sono arrivati a gennaio, ci hanno messo un po' per ambientarsi e sono diventati dei top assoluti. Ovviamente, in primis, Thiago Gabriel, re indiscusso della nostra difesa, ma anche Danilo Veiga, devo dire. Ultimamente con queste prestazioni sta andando abbastanza bene, no? Sta andando abbastanza bene. Ndri, anche, lo stesso Ndri, ha fatto qualche gol, qualche prestazione buona ce l'ha avuta, quindi secondo me meglio l'uovo domani che la gallina oggi. Al terzo posto, lo abbiamo già menzionato in quella menzione d'onore dedicata al calciomercato di gennaio, Thiago Gabriel. Abbiamo già detto qualcosina su di lui, ma cos'altro possiamo aggiungere su Thiago Gabriel? Un difensore che sta diventando non solo centrale nel progetto Lecce, almeno per questa stagione, ma sta attirando le mire di altri club, di top club in giro per l'Europa. È diventato il miglior under 23 d'Europa e gioca da noi. Che cos'altro vogliamo dire? Thiago Gabriel super top, ma l'ho voluto mettere solo in terza posizione perché al secondo e al primo posto
c'è gente che secondo me merita un filino di più. Ma prima di arrivare al secondo posto, quindi alla medaglia d'argento, passiamo per un'altra menzione d'onore, ossia golasso, il gol di Ramadani in Lecce-Torino, un gol strepitoso che ha fatto cadere, esplodere lo stadio, noi tifosi a casa, con un Kristovic che prende il pallone, lo stoppa lì sulla fascia sinistra, si guarda intorno, vede Ramadani a rimorchio, la palla che parte, Ramadani col destro, sotto l'incrocio, un gol mai visto per un Ramadani che ci ha provato molto spesso a fare quel tiro lì, ma non gli era mai uscito niente di buono. Quella volta invece fa un golasso clamoroso, impossibile non metterlo in questa top. E arriviamo così al secondo posto e quindi medaglia d'argento per il nostro portierone Vladimiro Falcone. Non potevo non regalargli il secondo posto, anche se avrebbe forse meritato anche il primo, perché la salvezza passa dalle sue manone, passa dalle sue parate. Un portiere così difficile trovarne, sicuramente tra i portieri italiani uno dei più forti, magari non a livello di Donnarumma, per carità, ma un secondo posto, un terzo posto potrebbe competerci tranquillamente con tanti altri portieri come Vicario, Caprile, Provedel e aggiungete voi tutti gli altri. E arriviamo così all'ultima menzione d'onore. Impossibile non menzionarlo, e questo è un momento un po' toccante di questo video, perché la menzione d'onore si chiama Indimenticato ed è dedicata ovviamente a Graziano Fiorita, che ci ha lasciato troppo presto, un uomo che ha sempre fatto parte, no, della nostra rosa. Erano più di 20 anni di servizio, di amicizia con dirigenti, calciatori, era diventato un amico fidato di chiunque, e purtroppo quel fatidico giorno di maggio ci ha lasciato, mentre il nostro Lecce si trovava in ritiro prima della partita contro l'Atalanta. Una mattina non si è più svegliato. Io voglio omaggiare il suo ricordo, voglio ricordarlo così, aggiungerlo a questo video in modo che possa rimanere sempre un pilastro presente del nostro Lecce e anche nel futuro. E arriviamo così alla prima posizione, il gradino più alto del podio, medaglia d'oro per Nikola Kristovic. Come potrei non aggiungere Nikola Kristovic a questa top? Si è preso il primo posto assoluto, se l'è combattuta tanto con Falcone, ma ho deciso di dargli questo primo posto perché la salvezza, oltre ad essere passata per le manone e le parate di Vladimiro Falcone, è passata anche per i gol di Nikola Kristovic. Un Nikola Kristovic che in tanti hanno sempre malangato, è scarso, non segna, non è forte, e adesso che è andato via forse qualcuno lo starà anche rimpiangendo. E anche io ne sento la sua mancanza, non tanto perché Nikola Stulic non mi piaccia, ma perché Nikola Kristovic mi è piaciuto tantissimo. Lavorava sporco, tirava da ogni posizione, qualche volta certamente gli ho detto anche io qualche parolina di troppo, ma un attaccante del genere è meglio averlo in squadra che lasciarlo partire, e averlo fatto partire per l'Atalanta, per una destinazione che con Gasperini sarebbe stata top, adesso ci troviamo a doverlo rimpiangere. Detto questo, però, ragazzi miei, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito nuovamente qui sotto nei commenti a scrivere il vostro pensiero, lasciate un bel mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale, ma attenzione perché non è finita qui, perché se oggi è arrivata la top, tra qualche giorno arriverà anche la flop e lì potremmo essere anche un pizzichino più cattivi. Sempre Forza Lecce, sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi.